Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E mi raccomando, iscrivetevi perché ho visto che ultimamente chi guarda il video non si iscrive, lo so, vi vedo, lo so che non vi iscrivete, quindi mi raccomando, iscrivetevi e mettete anche like, così fate crescere il mio canale e aiutate a farlo diventare sempre più conosciuto. Allora, partiamo subito con due notiziole veloci, giusto per tenervi aggiornati, perché è uscito il bando di concorso per il bonus Cicogna 2025. Questo bando di concorso, bonus Cicogna 2025, è in favore dei bambini nati o adottati nel 2024, che sono figli di primo, dipendenti del gruppo Poste Italiane, e non sappiamo perché, io non capisco perché sempre solo quelli delle Poste Italiane, ma gli altri non sono figli di nessuno, vabbè. E dipendenti iscritti alla gestione poste telegrafonici sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40%. Gli altri sono figli di nessuno. Secondo, anche qua, pensionati già dipendenti del gruppo Poste Italiane SpA e già dipendenti IPOST. Scrivetevi in calendario questa scadenza perché è molto importante. La domanda può essere presentata online attraverso il sito internet prestazioni welfare, ovviamente sempre il solito sistema SPID, CIC, CISPIC e SPAN, dalle 12, quindi dalle ore 12 del 9 di settembre alle ore 12 del 31 di ottobre. Molto bene, mi chiedete sempre come fare per mettervi in contatto direttamente con me. Quindi, lo vedete questo sito internet qui sotto? Bene, prendete carta e penna e segnatevi questo collegamento. Oppure, se vi viene ancora più comodo, trovate il collegamento direttamente qui sotto nella descrizione del video. Tramite quel sito internet lì, che è l'unico originale, avete la possibilità di mettervi in contatto con me, perché trovate un link. Quando aprite il collegamento, si apre il sito internet, lì all'interno c'è la possibilità di scrivermi un messaggio privatamente. Poi ovviamente ci sono anche altre cose all'interno del sito internet, tra cui la possibilità di ricevere una PEC gratuita e anche, perché l'ho attivato da poco, la possibilità di acquistare le maglie che ho utilizzato all'interno dei miei video. Li trovate tramite il mio sito internet e tra l'altro sono quelli originali perché li avete visti direttamente in video, quindi vi consiglio di andare a fare un giro sul mio sito internet. Bene, adesso parliamo del bonus Asilo Nido 2025 perché sono arrivati degli aggiornamenti. L'INPS ha pubblicato una circolare, la numero 123 del 5 di settembre, dove informa che il bonus Asilo Nido a partire dal 2025, da quest'anno, ha avuto delle modifiche. In particolare dice: le novità riguardano l'ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio e l'introduzione di domande con validità pluriennale. Che lo sapete, questo bonus asilo nido bene o male viene sempre riconfermato di anno in anno, quindi alla fine ci fanno delle piccole modifiche, ma la questione rimane sempre uguale. Quindi a questo punto l'INPS dice: oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati, che già eravamo abituati a sapere, questo contributo viene esteso anche a micronidi per bambini dai 3 ai 36 mesi, sezioni primarie per bambini dai 24 ai 36 mesi e terzo, i servizi integrativi come spazi gioco per bambini, servizi educativi domiciliari e centri per bambini e famiglie.
Restano escluse 3 categorie che sono i servizi ricreativi, i servizi prescuola e post scuola e la frequenza di centri per bambini e famiglie che accolgono bambini e famiglie dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore. Novità importante, ci dicono che per quanto riguarda le domande presentate dal 1 di gennaio 2026, quindi dal prossimo anno, avranno validità automatica per gli anni successivi fino al compimento dei 3 anni del bambino dopo la verifica annuale dei requisiti. Ok? Quindi e aver effettuato la prenotazione delle mensilità per ogni anno solare. Quindi a quanto pare le domande praticamente rimangono valide e bisogna fare solo una prenotazione in pratica, cioè uno presenta una domanda una volta sola, vale poi appunto come avevo detto fino al terzo anno di età e bisogna solo poi prenotarsi ogni volta. Vabbè, quindi cioè, hanno cambiato al 50% qua, ecco. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione, pagamenti da parte dell'INPS, perché questa è una settimana molto importante. Allora, partiamo con la NASPI, la più facile, la più semplice, quella non ha quasi mai problemi, ok? Qui le date da segnarvi in calendario sono quelle a partire dall'8 di settembre e poi anche il 9, poi comunque vabbè la NASPI va avanti fino alla fine del mese perché lo sapete dipende dalla sede dell'INPS, da quando è stata fatta la domanda, insomma menate varie, comunque a partire dall'8, 9 in avanti. Mi raccomando, sabato e domeniche come sempre lo sapete sono esclusi. Ovviamente dopo la NASPI si parla di trattamento integrativo, bonus Renzi per gli affezionados, ok? E anche qua se ne parla dal 10, segnatevi in calendario, dal 10 in avanti. Di solito passano 2 giorni dopo il pagamento della NASPI, di solito, quindi 8, quindi 9, 10. Anche qua, solita storia, sabato e domeniche escluse. Assegno di inclusione, quello di metà mese, perché poi quello di fine mese ne parleremo più avanti. Si sta parlando del fatto che dal 12 potrebbero iniziare le lavorazioni, quindi da venerdì 12 dovrebbero iniziare le lavorazioni e tra l'altro appunto si parla, ovviamente, cioè non è che si parla, sono prime rate, quindi chi ha fatto la domanda la prima volta il mese scorso e eventuali arretrati. E anche qua non mi chiedete la solita storia, ma se vengo pagato il 15 mi pagano al 27, perché come vi ho sempre detto l'INPS raramente paga l'assegno di inclusione 2 volte al mese, ok? Sono casi rarissimi, ok? Ci siamo capiti. Carta acquisti, quella da 80 euro, da non confondere con la carta dedicata a te da 500 euro, perché qua è un'altra storia ancora, ok? Mi raccomando. E da come mi avete scritto, le ricariche sono iniziate da sabato 6 di settembre, quindi diciamo stanno iniziando ad arrivare le ricariche della carta acquisti, ok? Comunque quella va avanti fino alla fine del mese. Ricordatevi sempre che i pagamenti sono fatti nei mesi dispari, quindi settembre, poi la prossima se ne riparlerà a novembre e mi raccomando, mettetevelo già in testa, io ve lo dico già, quella di gennaio salta, nel 99% dei casi salta a febbraio perché la carta acquisto è legata all'ISEE, perché a gennaio si deve rinnovare l'ISEE. Mi raccomando, gennaio, non febbraio, perché febbraio l'ISEE serve per l'assegno unico, quindi gennaio si rinnova per tutto quanto, ok? Quindi dal 1 al 31 di gennaio si rinnova l'ISEE per continuare a ricevere la carta acquisti, l'assegno di inclusione, Tizio, Caio, Sempronio, ok? Sappiatelo già, io ve lo dico, siamo a settembre, mancano 3 mesi alla fine, quindi mi raccomando. Ultimo aggiornamento per quanto riguarda la carta dedicata a te,
Lo sapete perché ve l'ho già detto anche in altri video, la carta viene distribuita direttamente dalle poste italiane, arriva poi un comunicato a tutti i beneficiari che vengono selezionati, e prima dall'INPS e poi dal comune e poi di nuovo dall'INPS e poi quindi verrete avvisati. Dicono che chi ha già la carta, quella vecchia, riceverà l'accredito direttamente sulla carta se ovviamente continua ad avere i requisiti per poter ricevere l'accredito, e invece i nuovi beneficiari riceveranno una nuova, cioè non una nuova, i nuovi beneficiari riceveranno una carta direttamente nuova. Per quanto riguarda le tempistiche, qui c'è da tenere sotto controllo queste date. Allora, l'INPS farà avere ai comuni l'elenco di tutti i potenziali beneficiari entro il prossimo 11 settembre. Dopodiché i comuni avranno tempo 30 giorni per fare tutti i controlli, e altri 10 giorni saranno poi lasciati all'INPS, saranno disponibili per l'INPS per comunicare gli elenchi alle poste. Quindi il meccanismo è questo, ok? L'INPS invia ai comuni entro l'11 settembre, poi loro hanno tempo 30 giorni, poi una volta che i comuni spediscono indietro all'INPS, l'INPS prende 10 giorni per comunicarlo alle poste, che le poste poi invieranno a chi sono i nuovi le carte, mentre ai vecchi arriverà direttamente poi sulla vecchia carta. Così avevano detto. Poi staremo a vedere che cosa succederà, perché qui casini ne succedono tutti i giorni, quindi vedremo che cosa succederà poi con i vecchi che avevano già la vecchia carta. Non fanno come Adi, il mese scorso ritira la nuova carta, prende la nuova carta, vieni, no, non c'è la carta, sì, vieni, c'è la carta, tieni la carta, te metto su il gioco delle 3 carte. Vedremo che non combineranno casini anche con quelle. Vedremo. Comunque, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità.